Ciao a tutti e benvenuti su questo special tutto dedicato al Star Wars Galactic Star Cruiser, il nuovo hotel barra esperienza barra crociera che aprirà nella primavera del 2022 al Walt Disney World Resort. In questo episodio parleremo di tutto ciò che c'è da sapere su questa nuova esperienza targata Disney subito dopo la nostra sigla. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Pronti per un episodio tutto dedicato allo Star Wars Galactic Star Cruiser? Dunque iniziamo dall'inizio. Che cos'è il Galactic Star Cruiser? È una delle domande più ricorrenti di questi giorni. Disney lo descrive come una rivoluzionaria esperienza totalmente immersiva della durata di 2 giorni in cui l'ospite è l'eroe della storia. Descrizione abbastanza vaga, se si può dire. In effetti è difficile definire questa esperienza basandoci su quello che già abbiamo in mente come tipica vacanza Disney. Infatti nessuna esperienza si è mai avvicinata a quello che gli Imagineers hanno in programma per lo Star Cruiser. Diciamo che la cosa che si avvicina di più a questa esperienza è probabilmente una crociera, sia in termini di durata fissa che di programma per gli ospiti, anche se chiaramente il viaggio intergalattico è totalmente simulato, dato che la struttura che ospiterà i guest non si muoverà dall'area in cui è stata costruita, che è poco fuori gli Hollywood Studios. Fun fact riguardo a questo aspetto, la ragione per cui lo puntualizzo così tanto è che a pochi giorni dal lancio degli spot promozionali riguardo lo Star Cruiser, Disney ha dovuto puntualizzare il fatto che la navicella spaziale non andrà davvero nello spazio. Questo a noi farà sorridere, ma bisogna sempre ricordarsi che la pubblicità ingannevole negli USA è una cosa molto seria e ci vuole veramente pochissimo per andare incontro a problemi legali. Dunque la Disney ha messo in chiaro che la navicella spaziale non lascerà Orlando. Dall'altro canto, lo Star Cruiser è stato descritto genericamente come l'hotel di Star Wars. Ecco, se lo Star Cruiser è crociera solo a metà, probabilmente è ancora meno un hotel. Sì, ci sono le camere, per la precisione lo Star Cruiser avrà 100 camere, ci sono ristoranti e bar interni, ma la permanenza degli ospiti nella struttura è rigida, saranno 3 giorni e 2 notti con orari fissi di check-in e check-out e imbarcandosi in questa esperienza gli ospiti chiaramente rinunciano anche alla possibilità di uscire ed entrare da questo edificio quando vogliono. Insomma, lo Star Wars Galactic Star Cruiser è per metà crociera, poco hotel e per buona parte una grande incognita, un'esperienza mai proposta prima. Guardiamo allora in dettaglio cosa succede durante una di queste crociere galattiche. L'itinerario tipo fornito da Disney prevede il check-in all'1 del pomeriggio del primo giorno, orario in cui gli ospiti entreranno nel terminal, i bagagli verranno esaminati e gli ospiti passeranno al metal detector. Praticamente tutte quelle procedure standard che sono richieste anche per i parchi Disney e necessarie per questa esperienza. Gli ospiti vedranno poi un pre-show, che è una vera e propria introduzione all'esperienza in generale, e poi inizierà il viaggio simulato vero e proprio con il lancio dal pod, ovvero l'area di check-in sulla Terra, verso lo Star Cruiser vero e proprio, a bordo appunto di questo pod. Anche se non ci sono dettagli specifici su come avverrà il lancio, si pensa che questo sarà una sorta di simulatore, probabilmente un ascensore, molto simile a quello che è stato pensato per il ristorante Space 220 di Epcot che aprirà questo ottobre. A seguire, molto simile all'esperienza di una crociera vera e propria, ci sarà un breve orientamento della navicella, seguito da uno snack veloce. A questo punto inizieranno le attività vere e proprie con lezioni di Sabacc, che apparentemente è un gioco galattico di carte, poi il benvenuto ufficiale da parte del capitano sul ponte principale della nave, che tra l'altro è la location che pare sarà il punto focale dell'esperienza
tra interazioni aliene, ologrammi e così via, e si arriverà alla fine della giornata con la cena, il primo di alcuni momenti chiamati story moments. Ecco, vale la pena spendere 2 minuti su questi story moments perché a quanto pare saranno i momenti di punta di questa esperienza. Dunque, immaginate qualcosa di molto simile a un gioco di ruolo in cui gli ospiti, a seconda delle loro azioni e decisioni precedenti, si troveranno in scenari, interazioni e storie personalizzate. Certi ospiti saranno per esempio invitati ad unirsi alla resistenza e completare una missione, altri saranno scelti per fare parte di un'elite di contrabbandieri spaziali e così via. Anche su questa esperienza e come verranno divisi gli ospiti non si conoscono bene ancora i dettagli, ma si sa che tutti gli ospiti dello Star Cruiser indosseranno un braccialetto, una sorta di Magic Band, che registrerà dati ed in qualche modo avrà informazioni sul ruolo che lo specifico ospite copre all'interno dell'esperienza. Queste storyline personalizzate, c'è da dire, erano già state promesse anche per Galaxy's Edge prima della sua apertura. In realtà non si sono mai materializzate, dunque sarà interessante capire in che modo i cast members potranno personalizzare l'esperienza per gli ospiti, appunto in base alle loro scelte e interazioni precedenti, e sicuramente sarà qualcosa di interessante da tenere d'occhio, dato che c'era già stata promessa per i visitatori di Galaxy's Edge, ma sembra che questo aspetto della multistoria o storia con differenti finali sia una cosa che poi effettivamente non è stata sviluppata a pieno. La serata poi, dopo questo story moment, si conclude con intrattenimento serale. Il giorno dopo, che è l'unico giorno pieno di questa esperienza, il focus è tutto sull'unica escursione di questa crociera galattica. Chiaramente la destinazione è Batuu, che è il pianeta rappresentato a Galaxy's Edge. Come abbiamo detto, infatti, il Galactic Star Cruiser dista pochissimo dagli Hollywood Studios, ma ancora più in particolare è notare che è costruito proprio nel backstage di Galaxy's Edge. Anche per questo trasferimento, dunque tra lo Star Cruiser e Galaxy's Edge, Disney ha pensato bene di non interrompere l'immersione appunto dello spazio e delle galassie. Dunque non solo gli ospiti si imbarcheranno in un altro pod, praticamente sarà un bus senza finestre che simulerà il viaggio spaziale, ma avranno anche un vero e proprio terminal in cui questo pod si attaccherà per permettere agli ospiti di entrare direttamente a Galaxy's Edge da un'entrata esclusiva invece di entrare dall'inizio del parco e dover passare anche a Toy Story Land e così via. Insomma, senza rovinare l'immersione totale, gli ospiti entreranno direttamente a Galaxy's Edge. Gli ospiti dello Star Cruiser potranno accedere a Galaxy's Edge mentre il parco è ancora chiuso agli altri ospiti, sembra, perché l'orario in cui questa escursione inizia è tra le 8 e le 8 e mezza di mattina, quindi a parco ancora chiuso. Quindi almeno per la prima parte della loro visita gli ospiti avranno il tempo di esplorare la land senza le folle di visitatori, diciamo, normali che sarebbero nel parco durante il giorno. Nell'escursione a Galaxy's Edge saranno incluse chiaramente le 2 attrazioni, per cui non servirà un ulteriore pass e non ci sarà da fare la fila invece con gli ospiti normali, e sarà compreso anche il pranzo al Docking Bay 7, che è uno dei quick service della land dedicata a Star Wars. Subito dopo pranzo, quindi praticamente nel giro di 4 ore, si tornerà allo Star Cruiser per un altro pomeriggio di attività disparate. Quindi, insomma, la durata totale di questa escursione è 4 ore. Se ci si mette le 2 attrazioni più il pranzo, vi renderete conto anche voi che il tempo effettivo di girare per la land e magari anche mettere fuori un piede e andare a vedere il resto del parco è veramente limitato. Tornati allo Star Cruiser, ci saranno altre attività, tra cui le competizioni tra droidi, la costruzione di un modello della navicella e forse l'esperienza più attesa dai veri appassionati di Star Wars, ovvero il lightsaber training, ovvero l'esercitazione
non con una spada laser, ma con la spada laser che Disney ha presentato lo scorso anno, un modello rivoluzionario e molto molto vicino a quello dei film. Attorno a questa speciale spada laser Disney aveva creato un sacco di pubblicità ed attesa tra spot ed annunci pubblicitari, ma ancora questo lightsaber non è stato visto da nessuna parte e sarà proprio una cosa esclusiva, almeno all'inizio, per gli ospiti di questa crociera. La giornata poi continua con altre attività fino alla cena, un altro story moment e più intrattenimento. Il terzo giorno c'è invece giusto il tempo di fare i bagagli e colazione perché il check-out è previsto entro le 10 di mattina. Insomma, 3 giorni, anche se praticamente solo un giorno e mezzo di attività e intrattenimento, con un programma fittissimo, perché certe attività durano veramente mezz'ora e poi si passa a qualcosa d'altro, e 100% immersione nel mondo di Star Wars. Questa è una cosa assicurata. Come sapete, sono una fissata del cibo e quindi vorrei aprire una piccola parentesi riguardo questo aspetto. Le colazioni, i pranzi e le cene durante questa esperienza sono inclusi nel prezzo, eccetto per bevande alcoliche e qualche altro upgrade a disposizione. Non si hanno molti dettagli per quanto riguarda le colazioni, si sa che il pranzo, l'unico pieno, perché il primo è uno snack, verrà offerto a Galaxy's Edge, ma ci sono invece un po' più di informazioni riguardo alle cene. Ancora una volta in stile crociera saranno proposte 2 cene / esperienze diverse a seconda della serata. In entrambe le serate gli ospiti saranno incoraggiati ad indossare i loro costumi galattici e a quanto pare ci saranno elementi di storytelling anche durante le cene. La prima, da quanto si è capito, sarà abbastanza tradizionale, con menù fisso e chiaramente tutti i cibi galattici, dunque molto molto particolari, e come vi dicevo prima ci sarà anche la possibilità di un upgrade a pagamento, che è la possibilità di cenare al tavolo del capitano, quindi cenare insieme al capitano in persona, oltre che ad altri cast members nei loro ruoli galattici. La seconda cena invece ha un nome, si chiama Taste Around the Galaxy, che richiama molto l'esperienza Taste Around the World disponibile ad Epcot, quando praticamente viene fornita una mappa e si può mangiare in diversi padiglioni del World Showcase. Quindi Taste Around the Galaxy mi viene da pensare che sia una cosa molto simile, ovvero un po' di snack, un po' di cibi da ogni pianeta della galassia. Passiamo ora alla nota un po' più dolente, ovvero ai prezzi di questa esperienza. Come annunciato, Disney ha basato i prezzi dello Star Cruiser molto vicini a quelli di una crociera Disney, quindi i prezzi sono calcolati a notte e a persona invece che a stanza, che è quello invece che avviene nei resort Disney, e la formula, come ho detto, è del tutto incluso, salvo appunto piccoli upgrade. I prezzi che abbiamo potuto vedere sono per l'esperienza calcolati tra settimana, in bassa stagione e in cabina standard, e si aggirano tra i $4.800 per coppia fino ai $6.000 per 3 adulti e un bambino nella stessa stanza. Insomma, i prezzi sono abbastanza alti per un'esperienza che però non ha precedenti, e quindi è molto difficile dire se Disney ha voluto osare con questi prezzi, quindi tastare un po' il terreno su come sarà la richiesta per questa esperienza, o effettivamente questa esperienza varrà il suo prezzo. Come ho detto, i prezzi descritti sono basati su una cabina standard, ovvero una di quelle stanze che ormai abbiamo già visto e rivisto nelle foto con gli schermi al posto delle finestre, che appunto daranno l'idea della continuazione di questa illusione di essere nello spazio, e avranno un letto matrimoniale e un letto a castello 2 posti. Quella però è solo la tipologia base di cabina. Ce ne sono infatti altre 2 che possono contenere più persone e che hanno a disposizione maggiore spazio, come una zona con divani e sedie per permettere più movimento all'interno della stanza, che se no sarebbe veramente minuscola e minimale.
Chiaramente a cabina più grande corrisponderà anche prezzo maggiore, quindi sicuramente i prezzi che vi ho appena detto non applicheranno sulle cabine più grandi, ma ancora, come vi ho detto, non si sanno i prezzi di queste altre due possibilità. Tra l'altro, come ho detto prima, le cabine dello Star Cruiser sono in totale solamente 100 e quindi la capienza di questa esperienza è relativamente ridotta. La maggioranza saranno cabine standard, se le mappe che abbiamo visto sono accurate dovrebbero essere 66, poi una quindicina di cabine dovrebbero essere quelle di fascia media chiamate first class, prima classe, e le restanti cabine, pochissime, dovrebbero essere invece della categoria superiore chiamate cabine dei capitani, che sono talmente grandi e spaziose che potranno ospitare fino ad 8 persone. Da quello che si capisce dalle mappe, le cabine dovrebbero essere disposte su 2 piani, dunque una cinquantina di camere per piano. Altra cosa interessante che si vede nelle mappe è che una specifica area dello Star Cruiser è definita courtyard, praticamente un cortile. Probabilmente gli Imagineers hanno pensato anche ad una soluzione per gli ospiti che magari avranno anche difficoltà a stare in spazi chiusi e limitati per l'interezza dell'esperienza, e sarà interessante capire come questo cortile sarà tematizzato per appunto mantenere l'equilibrio tra l'immersione nella storia e la necessità di respirare aria da parte degli ospiti. Disney ha anche promesso che una tecnologia a cui sta lavorando da diversi anni sarà finalmente utilizzata in questo cortile, ed è la possibilità per i guest di fare uso della forza per spostare rocce ed altri oggetti presenti appunto in questo giardino. Di questa tecnologia si sa veramente poco, tranne che era qualcosa a cui gli Imagineers avevano lavorato per Galaxy's Edge, ma che, come molte altre cose, come abbiamo già visto, era stata messa da parte. Ora che potrebbe tornare utile per lo Star Cruiser, vedremo cosa sarà e quanto veritiera, insomma, questa cosa possa essere. Le prenotazioni per il Galactic Star Cruiser non sono ancora aperte, anche se ci si aspetta che apriranno verso settembre-ottobre di quest'anno, per appunto le prime crociere galattiche che dovrebbero partire nella primavera del 2022. Alcune osservazioni interessanti che ho letto in giro. La prima incognita, diciamo, di questa nuova esperienza, che riguarda soprattutto anche i prezzi, è il fatto che Disney dovrà velocemente capire se lo Star Cruiser è un'esperienza che gli ospiti saranno intenzionati a ripetere. Il target di questa esperienza è chiaramente il top 5-10% di tutti i visitatori dei parchi Disney, perché appunto è un'esperienza molto costosa e molto limitata in capacità, e appunto sarà interessante capire se questi ospiti, una volta fatta l'esperienza la prima volta, saranno interessati a tornare, e se così non fosse, Disney potrebbe anche pensare di mettere mano ai prezzi ed abbassarli in futuro. Chiaramente si parla di mesi, se non anni, di valutazioni prima di questi cambiamenti, e solamente chiaramente nel caso che a un certo punto le prenotazioni iniziassero a scendere. La seconda incognita invece è l'esperienza in sé, perché come abbiamo detto sulla carta il Galactic Star Cruiser non è solamente un format di vacanza quasi sconosciuto, ma Disney punta anche ad utilizzare una serie di tecnologie ed attività che non ha mai utilizzato prima. Per esempio mi riferisco ai nuovi lightsabers, così come agli story time, eccetera. E il tutto dovrà funzionare in maniera organica e super dettagliata per fornire agli ospiti un'esperienza senza interruzioni, coinvolgente e anche interessante per tutte le fasce d'età, che è un'impresa non da poco. Insomma, questo è tutto ciò che sappiamo in questo momento sullo Star Wars Galactic Star Cruiser. Sicuramente nuove info saranno rivelate prima dell'apertura ufficiale del prossimo anno, quindi se vi interessa l'argomento continuate a seguire Aperitivo a Main Street USA, ricordatevi di iscrivervi al podcast se non l'avete ancora fatto, perché sicuramente ci saranno più cose da dire e di cui parlare prima dell'apertura ufficiale, ma sarà anche interessante vedere le prime reazioni dei fortunati che faranno questa esperienza.
Questo è tutto per oggi e io ritorno ufficialmente in vacanza fino a settembre, ma vi ricordo comunque che usciranno alcuni episodi di Annata 71, il primo proprio questo giovedì, fino al mio ritorno. Dunque tenete sempre un occhio al podcast perché arriveranno altre puntate. Buona settimana a tutti e di nuovo buona estate!